Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. È il momento di portare tutta la settimana post WWE Saturday Night's Main Event, il nostro ultimo pay per view che abbiamo trasmesso e che vi consiglio di andare a operare. Se non l'avete fatto lo trovate in playlist. Un bel pay per view dove sono successe molte cose, tipo un nuovo campione mondiale di American Nightmare, Cody Rhodes, altri grandi incontri, ma non è più tempo di pensare a Saturday Night's Main Event, ma è il momento di prepararci perché siamo in piena road to SummerSlam, il più grande parte dell'estate, uno dei più importanti pay per view in WWE e anche nel nostro Universe Mode. E iniziamo subito con l'opener di serata. Rey Mysterio, il campione intercontinentale, eccolo qui che arriva. Proprio lui ha vinto un Eliminator Gauntlet match a 8 uomini per potersi aggiudicare il secondo all'oro più importante in federazione per ciò che riguarda la categoria maschile. E eccolo che alza la cintura Rey Mysterio. The following champion versus champion contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring, representing the LWO from San Diego, California, weighing in at 175 pounds, the WWE Intercontinental Champion, Rey Mysterio! Grande vittoria per Rey Mysterio. Nella scorsa stagione, nei mesi in cui è stato in AEW, era riuscito a vincere il titolo di coppia anche di Elite Wrestling insieme a Penta e Zero Miedo. Però devo dire che questa conquista molto più importante, direi il titolo intercontinentale, il titolo in singolo, Rey Mysterio carichissimo, il messicano. Dall'altra parte avrà come avversario Powerhouse Hobbs, i due dell'Art Business, ovvero il già citato e Bobby Lashley, hanno vinto il three-way match che comprendeva anche i Guns e Braun Breaker e Bronson Reed, e sono usciti ancora una volta con i titoli di coppia. Veramente un grandissimo regno, impressionante quello di Powerhouse Hobbs e Bobby Lashley. Eccolo qui per l'appunto uno dei campioni di coppia e The Hurt Business from California, weighing in at 275 pounds, one half of the World Tag Team Champions, Powerhouse Hobbs, eccolo qui. E come stavo dicendo, dopo questa dominanza da campioni di coppia, nessuno sembra riuscire a strappare a Bobby Lashley, a Powerhouse Hobbs, MVP, la mente creativa del gruppo, che oggi non è presente e era stato bandito grazie ai troppi aiuti che ha dato ai suoi assistiti dal match di Saturday Night's Main Event, che comunque ha portato alla vittoria dell'Art Business. E adesso MVP ha fatto sapere che i due si meritano una giusta ricompensa per questo periodo di grande dominanza nella categoria tag team, e infatti sia Powerhouse Hobbs sia Bobby Lashley tenteranno l'assalto a dei titoli singoli, in particolar modo Powerhouse Hobbs a quello intercontinentale, Bobby Lashley a quello degli Stati Uniti, che tra l'altro è cambiato di mano perché è stato nel Night's Main Event, è finito il regno di King Booker T, ed è iniziato quello di Drew McIntyre, draftato dall'Elite Wrestling, come sapete, inizio stagione. Grande trionfo per lui, ma iniziamo seriamente a commentare questo opener di Monday Night Raw su Netflix. Oggi abbiamo una puntata bella carica dove porteremo Raw, Dynamite, SmackDown e Collision, in quest'ordine ovviamente. Ora Rey Mysterio va, ovviamente tra i due c'è una bella differenza dal punto di vista della forza fisica, sebbene Rey Mysterio sia molto ingrossato nel corso degli anni, appunto c'è un grande divario. Certo, le grandi armi delle Mysterio sono una grande agilità e le mosse spettacolari
attenzione questa culla, niente da fare, e Powerhouse Hobbs, attenzione, è pronto con uno splash a segno. Prova ora Re Mysterio. Attenzione Rey, grandissima abilità da luciatore. Scusatemi se mi sono assentato un attimo, ma mi è arrivato un messaggio too much important. Comunque Re Mysterio forse prova, no, si rialza Powerhouse Hobbs, ma comunque vola Re Mysterio, gran match sta facendo contro Powerhouse Hobbs, molto ispirato. Re Mysterio che quando è arrivato dal draft questa stagione in WWE, che in realtà non è arrivato nella puntata del draft, ma non dal draft, perché era uno dei 3 acquisti bonus, che se avete visto la puntata dedicata al draft, che altrimenti se vi interessa la trovate in playlist, per aggiornarvi su tutti gli attuali membri del roster e i draftati cambi dalla scorsa stagione tra i WWE, avevano anche fatto 3 acquisti extra che non stavano né da una parte né da quell'altra, per entrambe le federazioni. Tra questi acquisti extra proprio Re Mysterio è arrivato perché era stato sì nei W, ma poi c'era stata una rescissione di contratto, aveva chiuso insieme l'L gli ultimi mesi per poi svincolarsi e alla fine essere acquistato dalla WWE. Si era già presentato in un match tra l'altro proprio contro Powerhouse Hobbs e Bobby Lashley, era valido per i titoli di coppia, c'era anche Dragon Lee, ma hanno perso Re Mysterio e Dragon Lee l'opportunità. Ecco qui la World Strongest Slam, potrebbe essere finita per Rey. No, resiste Re Mysterio. Bel match comunque, bell'opener di puntata. Niente, solo uno dopo questa tornado di DDT devastante, si può dire veramente devastante, del polletto di San Diego. Attenzione, ribalta qui Powerhouse Hobbs, però deve continuare, deve usare le sue mosse più potenti di sollevamento, di tutto il resto, perché Re Mysterio l'ha messo in grandissima difficoltà e non è detto che non si possa chiudere da un momento a un altro questo incontro a favore di Mr. 619. Colpito, ora sta continuando a infierire Powerhouse Hobbs, lo vedo un po' fino, no, dice no Re Mysterio, mamma mia che spinning kick sanguina tra l'altro Powerhouse Hobbs, che mossa fantastica di Re Mysterio, tipico della luchador messicana. Attenzione, Canadian Destroyer, che se la va Re Mysterio la possiamo anche ribattezzare Canadian Destroyer. Attenzione, Re Mysterio potrebbe vincere per conteggio fuori dopo questa mossa. Vedremo se Rey si accontenterà di questa vittoria.
Powerhouse Hobbs non è detto si rialzi, e invece attenzione, Rey Mysterio lo vede, ne approfitta, allora vola Rey, fantastica, è Scissor, ma dalla terza corda, meraviglia pura, amici, colpisce. Ragazzi, davvero un bel opener tra Rey Mysterio e Powerhouse Hobbs, campione di coppia contro campione intercontinentale. Attenzione, Powerhouse lo schianta con la potenza, e ora attenzione perché vuole preparare una World Strong Slam a segno, e ora è finita davvero per Rey Mysterio. 1, 2 e 3. Sorride per la prima volta Powerhouse Hobbs. Con questa vittoria si garantisce il match titolato contro Rey Mysterio per il titolo intercontinentale. Attenzione, Rey Mysterio però sembra infortunato. Lo aiuta Powerhouse Hobbs, non da lui in realtà. Infatti. Attenzione però, Rey Mysterio ha ingannato Powerhouse Hobbs e l'ha colpito. Insomma, questa roba si poteva evitare, caro Rey Mysterio. Powerhouse Hobbs, una delle poche volte in cui è stato generoso verso un avversario, mi sa che non lo sarà più per un po' di tempo adesso, però con questa vittoria vedremo il continuo, perché chiaramente abbiamo già il primo match per SummerSlam, Rey Mysterio contro Powerhouse Hobbs per il titolo intercontinentale. Ora, secondo incontro di questa puntata, Alexa Bliss contro Tiffany Stratton, il debutto in questa stagione in WWE per Tiffany Stratton, una wrestler che forse più attenti hanno visto nelle primissime puntate che abbiamo trasmesso in All Elite Wrestling, qualche match di Tiffany Stratton, però poi se n'è andata via subito, è andata a lottare da tutte le altre parti, e adesso con un accordo già pronto la WWE l'ha messa sotto contratto, e vedremo un po' cosa aggiungerà allo show. Tiffany Stratton potrebbe essere un grande acquisto. Compare Tiffany Stratton pronta a farsi abbagliare dallo scatto dei fotografi. Eccola qui, proprio lei, Tiffany Stratton, qui a Monday Night Raw su Netflix, il debutto per lei. Making her way to the ring from Prior Lake, Minnesota, Tiffany Stratton. Ed è Tiffy Time, ragazzi, proprio lei, la Barbie Tiffany Stratton. E vedremo ora l'ingresso dell'avversaria draftata dall'AEW, come sapete, Alexa Bliss. And from Columbus, Ohio, Alexa Bliss. Eccola qui Alexa Bliss, lei che vuole lasciare il segno qui. È stata ha fatto un breve periodo in AEW nella scorsa stagione, prima di essere draftata qua. Non è riuscita a vincere i titoli, però comunque ha fatto sempre delle ottime prestazioni, era un valore aggiunto, si può dire. Adesso è un valore aggiunto per la WWE. Quindi ora vediamo un po' questo incontro. Alexa Bliss contro Tiffany Stratton, secondo match di questa puntata di Raw su Netflix, post WWE Saturday Night's Main Event. Inizia il match. Alexa ribalta, Alexa subito una spallata per mettere a terra Tiffany Stratton. Colpisce tosto Alexa Bliss,
leg drop sul braccio. Attacca ora Tiffany. Ci rivediamo con piacere dopo la prevista parentesi in AEW. Non so in realtà, sono andato a vedere nella playlist Best of 2024-2025, che è quella dedicata alla scorsa stagione, dove trovate tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali tra WWE e All Elite Wrestling. Non so se è rimasta qualche puntata reperibile dove c'è qualche match di Tiffany Stratton, probabilmente può darsi di no, perché ne fece veramente poco a inizio stagione proprio. Comunque Alexa Bliss prova a sottomettere ora, ma Tiffany rompe la sottomissione. Devo dire che mi sembra un bel inizio questo tra Tiffany Stratton e Alexa Bliss. Bella questa power slam. 1. Attacca Alexa Bliss, c'è parecchia aggressività in questo incontro tra Alexa Bliss e Tiffany Stratton. Lanciata fuori. L'arbitro arriva a 5. Qui la situazione, l'arbitro lo sta intimando appunto le due a rientrare sul quadrato. Attenzione, tentativo di schienamento della Bliss. Neanche uno, ragazzi, neanche uno. Attenzione di come l'ha presa Alexa con questa presa su commissione, si è proprio lanciata tipo Spider-Man. Ora la prende Tiffany. Serie di colpi. Se n'è lanciata. Portata. No, attenzione, serie di gomitate. Ragazzi, devo dire, qui potrebbe uscire davvero un matchone fuori, perché per queste due siamo ancora all'inizio, ragazzi. Siamo proprio nella fase iniziale ancora, bella clothesline di Tiffany. Ora rotola Alexa Bliss per riprendere un po' di fiato, ma Tiffany, attenzione, è già pronta a volare. Crossbody fantastico di Tiffy Time. Serie di colpi della Stratton su Alexa Bliss. Serie di colpi all'addome. Sì. Attenzione, comeback di Alexa Bliss. Uno, due. Attenzione, scambio di pugni, ragazzi, un match veramente sentito tra queste due. Devo dire, un ottimo inizio davvero di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix. Le due continuano a colpirsi, attenzione, vedremo chi vincerà lo scambio di pugni, se qualcuno dei due lo vincerà, perché le due mi sembrano un grande orgoglio di non volere cadere a terra di fronte all'avversaria. Attenzione però, vince alla fine Tiffany questo scontro di pugni. Attenzione, la prende, la solleva.
Oh, fantastico Fisherman Carry. 1, 2, all'ultimo. Ma forse non era proprio un Fisherman Carry, più o meno, dai. Comunque, attenzione, lo prende. Colpo. Attenzione, Tiffany è pronto. È prontissima. Che mossa fantastica. Questa qui in corkscrew. E Alexa Bliss ancora una volta. Pubblico parecchio partecipe con il Fight Forever. Alexa dice no. La prende. Sulla testa piena. Prova lo schienamento, ma non so se basterà. 1. Addirittura solo 1. Che match stanno tirando su Tiffany Stratton e Alexa Bliss. Comunque vada, un grande butto di Tiffany. Continua a inferire Alexa Bliss. Great match. Twisted Bliss. Potrebbe essere la fine per Tiffany. 1, 2. All'ultimo. All'ultimo Tiffany Stratton. Bella roba questa offensiva di Tiffany. Continua questo grande incontro, c'è da dire, ragazzi. Tiffany potrà dire tanto dopo questa prestazione nella categoria. Attenzione che presa qui di Tiffany. Attenzione. Rotta Alexa Bliss. Secondo me è rotta. Lanciata via ora come fosse spazzatura. Però qui si è rialzata e Tiffany è andata a vuoto, ma ribalta ancora Tiffany. Fantastico match, attenzione, siamo a 8. Qui si rischia il doppio count out. 9. Alexa pensava di aver vinto. Cara Alexa, errore di valutazione. Grosso errore di valutazione Alexa Bliss. Se ne la prende ancora. No, Alexa si libera. C'è Alexa. La trascina. Ma Tiffany si rimette in piedi. Schiaffone ancora. Power Slam. Attenzione. 1, 2, 3. Vince Tiffany Stratton. Sconfitta Alexa Bliss. Un grande incontro davvero fantastico. Grande inizio per Tiffany Stratton qui in WWE. Potrebbe togliersi molte soddisfazioni. Vedremo il proseguo. Intanto però una grande vittoria contro Alexa Bliss. Ed è ora il momento del prossimo incontro, ragazzi. Un match di questa puntatona che sarà di Raw post WWE Saturday Night Main Event. Gunther, l'ex campione indiscusso WWE, che ha perso proprio il titolo a Saturday Night Main Event contro The American Nightmare Cody Rhodes, che vedremo nel main event impiegato contro il Tribal Chief Roman Reigns, quindi davvero un gran puntatone, contro The Undertaker, un Undertaker che ha sconfitto a Saturday Night Main Event proprio The Viper, Randy Orton. E questo match ora ci attende carichissimo. Attenzione, sono già sui ring, in realtà
Undertaker e Gunther. Bello, inizio e subito l'arbitro ne ha fatto le spese qua con questo braccio teso. Taker prende l'austriaco Gunther. Sì, ci sarà davvero un gran match con un Undertaker che vabbè ragazzi, è Undertaker. Gunther sarà infuriato nero per la perdita del titolo più importante in federazione contro Cody Rhodes. Ne vedremo delle belle. Rieccomi qui ragazzi, ho visto il match ma purtroppo oggi ho avuto questo un po' di impegno, evidentemente non ho potuto commentare questo, che è stato un match dove Undertaker per il momento l'ha proprio distrutto a Ring General, un Ring General irriconoscibile, sanguinante, tutto il resto, cioè Undertaker davvero lo sta spezzando, mai visto un Ring General così nella nostra Universe Mode. Gunther, attenzione, prova forse una reazione d'orgoglio, no, evita la choke terribile
E attenzione perché lo prende per una Tombstone Pile Driver a segno. Lo schiena Undertaker. 1, 2. Dice no in generale. Leg drop. Big boot, si carica Gunther, vuole rimontare, prova la sua power bomb speciale, attenzione, 1, 2, non mi aspettavo che Undertaker poteva essere più in mente. Ancora 0 sconfitte per lui dal debutto che è arrivato a questa stagione, per l'appunto siamo ancora all'inizio. Non abbiamo fatto neanche 20 episodi, che è lunga ragazzi, perché se attenzione, lo prende, attenzione, vuole sottometterlo, ma Undertaker rompe la presa, attenzione, lo prende, la stride powerbomb. E potrebbe essere la fine per Gunther. 1, 2, ancora Gunther, incredibile. Attenzione, Undertaker però è pronto ora, lo prende ancora per una Tombstone Pile Driver a segno. No, dopo questa sequela di mosse non può alzarsi ancora Gunther. 1, 2, 3, grande vittoria di The Undertaker contro Gunther, un match dove ha praticamente quasi sempre dominato. Vittoria per lui, altra vittoria, non perde, non ha mai perso per il momento, dall'inizio della stagione al suo debutto in poi. Già 2 vittorie importanti in pay per view. E Undertaker ed è ora il momento del prossimo incontro ragazzi. Bianca Belair, la EST of WWE contro The Empress of Tomorrow, Asuka, ovvero la campionessa mondiale WWE, proprio lei che si è riconfermata con successo proprio a Saturday Night's Main Event contro Charlotte Flair. Grande vittoria nel submission match che c'è stato tra le due, grande match. Tuttavia adesso è il turno di Bianca, è tornato il turno di Bianca per contendere la cintura alla giapponese e vedremo come andrà oggi. Una Bianca Belair che aveva già provato a diventare la number 1 contender a WWE Night of Champion, dove ci fu la Battle Royale a 8 partecipanti, vinta però da Charlotte Flair, che poi è andata contro Asuka, ma niente da fare per lei. E ora è entrata Bianca. Oggi non so ragazzi, sono un pochino strano mi sembra il commento. Sì, poi mi incespiò le parole ancora più del solito, ma comunque sta entrando la campionessa mondiale WWE. Eccola qui, Asuka. And from
Osaka, Japan, the WWE Women's Champion, Asuka! Entra con il suo stile caratteristico meraviglioso come sempre la nipponica, la campionessa, ragazzi. Lei attualmente è l'unica che ha vinto tutti i titoli femminili che abbiamo introdotto nel nostro universo. Quello di coppia, che c'è stato per la maggior parte della scorsa stagione, quello degli Stati Uniti femminile, che ha debuttato verso la fine della scorsa stagione e Asuka è stata la prima campionessa, e poi infine il titolo mondiale che ha vinto proprio a Night of Champions, sconfiggendo Lita, che l'aveva vinta a sua volta battendo Rhea Ripley, ma ora ha iniziato molto bene la IST con la sua classe. Attenzione, che caduta qui, di testa piena. O neanche uno. Certo, l'arbitro ha perso un po' di tempo, ma comunque tanto non sarebbe servita a niente. Troppo fresca ancora Asuka. Però Bianca sta dimostrando per il momento una verve maggiore rispetto all'avversaria. Non un bel match davvero da parte di Asuka per il momento. Bianca, diciamo che sbaglia e non sbaglia, alla fine riesce a prendere forse in qualche maniera. Asuka si è avvicinata, se no andava completamente a vuoto Bianca, e infatti è andata a vuoto. Ora Asuka, attenzione, che vuol tornare la Empress of Tomorrow, ma Bianca è prontissima, attenzione, ribaltata dalla nipponica. Serie di colpi al braccio. Lanciata ora. Ancora Irish Whip e Spinebuster qui. Che calcione letale. Attenzione, ginocchiata piena. Ora Asuka sta provando a rovesciare un po' l'inerzia dell'incontro, ma sinceramente la sua offensiva non mi pare francamente efficace al momento, a differenza di quella della sua avversaria Bianca Belair. Colpo all'addome qui. Calcione pieno. Asuka, attenzione, colpisce e abbatte Bianca. Attenzione, la porta lontana dalle corde. Forse vorrà provare un Asuka Lock. Ma Bianca Belair, una hulla improvvisa qui. Uno. Sorpresa ma non troppo Asuka da questo tentativo. Colpisce Asuka. E no. Dita negli occhi di Bianca Belair. Più scorrettezza per liberarsi da una presa probabilmente importante di Asuka. Attenzione, Bianca sale ora
No, si vanta in realtà. Reazione mista, attenzione, ora stavolta sale per volare. Niente da fare, si schianta. Ma qui Asuka ha sbagliato completamente in questa taunt. Schiantata da Bianca al tappeto. Drop kick. Capito, continua a contare. Le due atlete fuori dal ring, lanciata via Asuka. Leg drop. Acrobazia anche. Ma ragazzi, alla lunga davvero un'Asuka riconoscibile, si può dire. Cioè, rispetto a quello che siamo abituati dagli ultimi mesi di Universe Mood di Asuka, tutto fuoco. Qui Asuka è riconoscibile. Lanciata. Attenzione, perché Bianca potrebbe anche accontentarsi una vittoria per conteggio fuori. Gli lancia un bacio. Qui mi sa che Asuka non ce la fa. Ha subito troppi colpi e troppe botte. 10. Vince Bianca per conteggio fuori e si assicura una facile title shot per SummerSlam. E allora sappiamo già anche il secondo incontro di SummerSlam. Dopo Powerhouse Hobbs contro Rey Mysterio per il titolo intercontinentale, avremo anche Bianca Belair contro Asuka per il titolo mondiale femminile WWE. Molto bene, ora andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Cody Rhodes contro Roman Reigns che l'aveva detto, signori, dopo che mi sono sbarazzato del mio rivale storico Naito e ha vinto proprio contro Tetsuya Naito il no holds barred del loro secondo scontro in pay per view, andando a pareggiare conti sull'1 contro 1. Detto, prima sconfiggo Naito e poi mi riprendo quella cintura che era mia e che era stata portata via proprio a SummerSlam. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperarla, la trovate nella playlist Best of 2024-2025, quella dedicata alla scorsa stagione. Ed ora è il momento però del main event di Monday Night Raw su Netflix. È il momento dell'ingresso del nuovo campione indiscusso WWE, nonché primo wrestler nella nostra Universe Mode ad aver vinto sia il titolo mondiale dell'Elite Wrestling sia quello della World Wrestling Entertainment. The American Nightmare, Cody Rhodes. E eccolo qua, proprio lui, ragazzi, che ha sconfitto Gunther nel main event di Saturday Night's Main Event, il campione indiscusso WWE, Cody Rhodes. The following is scheduled for one fall, making his way to the ring from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, the undisputed WWE Universal Champion, the American Nightmare, Cody Rhodes. Cody Rhodes, eccolo qui, ragazzi. Cerca di caricare il pubblico Cody Rhodes. Grande vittoria la sua, sicuramente. Ma ora l'ingresso del Tribal Chief di OTC, Roman Reigns. Eccolo qui, Roman Reigns. And his opponent from Pensacola, Florida,
weighing in at 265 pounds, Roman Reigns. Avanza come sempre con il suo passo Roman Reigns verso il ring. Un grande incontro che ci attenderà contro The American Nightmare Cody Rhodes. Beh, che inizio ragazzi, scusate, sono andato a prendermi qualcosa da mangiare, perché insomma avevo una certa fame, essendo quasi ora di pranzo, anzi superate in realtà, però comunque non avevo mangiato. Comunque, che inizio incredibile di Cody Rhodes, Roman Reigns in difficoltà. Lo prende ora Roman, commenterò un pochino meno perché mangerò nel frattempo, ma ci siamo insieme a goderci questo main event di Monday Night Raw su Netflix. Ragazzi, Roman non riesce, ora con questa culla improvvisa, ma neanche uno, Roman non riesce a reagire, forse adesso è il momento. Cody Rhodes devastante però, Se ne lo lancia, lo prende, come lo schianta ragazzi. Alti ritmi in questo incontro. È iniziato da poco, ma i due si sono già dati una quantità di danni incredibile per la durata dell'incontro. Prede lanciato verso il ring, si vanta col pubblico. Cody Rhodes sa che sta facendo un gran matchone, ma non deve distrarsi contro uno come Roman Reigns, infatti. Ma ancora Cody Rhodes ribalta, incredibile. Lanciato via da Roman Reigns, pugno in piena testa, parecchio violenta a dir la verità, serie di colpi al braccio. Attenzione Roman, double X handle, la terza corda, colpisce duro Roman Reigns, che piano piano si sta rimettendo in carreggiata. Difficoltà per Cody Rhodes, ma attenzione, lo prende Cody, schiantato malissimo per la schiena, poi serie di pugni qui di Cody Rhodes, scusate. Ancora continua a colpire Roman con violenza.
e lo lancia. Ragazzi, un Cody veramente sopraffino quest'oggi. Attenzione, si carica a 1000. Oh, attenzione. Wow, spettacolo con questa Huracanrana. Attenzione, Cody. Elbow drop con tentativo di schienamento. Potrebbe essere finita. 1, 2. No, ragazzi, attenzione, Cody prova una crossroads. No, niente da fare per lui perché Roman ribalta tutto e poi lo abbatte con questa clothesline. Ragazzi, match di alta intensità oggi. Attenzione, Roman è pronto per una delle sue mosse tipiche. Oh, che botta si è preso Cody Rhodes. Attenzione, Roman vuol preparare una spear. Boom, Division 2, potrebbe essere la fine. 1, 2, no. Cody dice no. Rotola fuori dal ring. Si vanta Roman Reigns. Si lancia. Oh. Ragazzi, devo dire che l'inerzia l'ha ribaltata Roman nel corso del match. Aveva iniziato in maniera mostruosa Cody, ma altro che iniziato, condotto anche. Poi Roman è riuscito nel corso del match. Picchia e mena, alla fine si trova, secondo me, in vantaggio ora come ora, ma bisogna vedere un po' come va avanti. Attenzione, Roman lo prende, lo lancia, spear a vuoto. Cody evita la spear, sarebbe stata la seconda subita. Prende suplex fantastico su Roman Reigns, colpisce. Gran match, ragazzi. Che puntatona di Raw oggi, E non andate da nessuna parte perché, ragazzi, qui siamo ancora all'inizio, qui dobbiamo portare ancora Dynamite, signori. E con questa crossroads. Oh. Devastante questa crossroads che ha fatto anche sanguinare Roman. Ma niente da fare. Attenzione, Cody ora fino a infierire. Forse siamo arrivati nelle fasi finali dell'incontro. Crossline al volo. Ma Cody dice no ancora. Attenzione, sale qui sulla terza corda. Lo prende al volo Roman. Che match fantastico, proprio lo schienamento dopo questa botta. 1, 2 e Cody. Mamma mia che incontro, questo main event di Raw. L'avevo detto, io lo sapevo che questo era un puntatone e si è riconfermata tale. Attenzione, impazzito Cody Rhodes. Oh, Cody Cutter, potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Cody Rhodes vince un match incredibile qui a Monday Night Raw. Sconfigge Roman Reigns che se ne va infamandolo pesantemente sia Cody che la sua famiglia. Cody se ne fotte e festeggia il campione indiscusso WWE. Vedremo se sarà alla fine per questi due, ma che match che abbiamo visto. E ora è il momento, andiamo subito alla puntata di Dynamite, subito dopo Raw. Ricordiamoci, per ciò che riguarda la All Elite Wrestling mancano ancora un po', però 3 settimane a AEW Dynasty, il prossimo evento in pay per view che andiamo a trasmettere nel nostro Universe Mod. Allora
i match, questa la facciamo un pochino più corta del solito. Devo vedere un attimo. No, vabbè, questa è una cosa a caso. Va bene, allora il main event lo metto subito. Sarà un 3 contro 3 per portare avanti poi ovviamente il tornado, certamente. Ci mettiamo i Briscoe con Hangman Adam Page, Mark e Jay Briscoe, che sono in rivalità con i Young Bucks, perché sono diventati i nuovi number one contender, che andranno appunto in un match titolato a Dynasty per i titoli di coppia. Dall'altra parte ovviamente ci mettiamo non mi ricordo se era uno o due, ma mettiamo due. Ci mettiamo gli Young Bucks. Ottimo, questo sarà il main event. Poi va bene Okada Jack Perry iniziale. Questa è tutta roba che si deve togliere. Va bene, va bene. Qui bisogna fare così. Bisogna mettiamo 2 contro 2 a Tornado, Willow Nightingale e Chris Statlander, che ricordiamo che abbiamo la categoria di coppia da portare avanti. Statlander contro Anna Jay e Sol Ruka. Let's go. E poi l'ultimo incontro, che oddio si può anche fare, che aspettate, abbiamo fatto, però cambiamo un attimo. Si cambia un attimo, raga, contro, oddio, si può anche mettere giù, no, mettiamo Liv, perfetto, yes, perfetto. Ok, abbiamo la nostra puntata di Dynamite e iniziamo subito, signori belli, iniziamo subito. Avvia! Allora, iniziamo con l'opener, il ritorno di Jack Perry dopo un parecchio tempo di assenza in All Elite Wrestling, lo scapegoat. Dall'altra parte il Rainmaker Kazuchika Okada, un Kazuchika Okada campione international che è in aperta rivalità di questa lunga costruzione che stiamo facendo per Dynasty con Adam Copeland, ex Edge. Non metto in discussione che si farà vedere sicuramente Adam Copeland, visto che i due se ne sono fatte abbastanza e ancora ci sono 3 settimane di fuoco. Questo per tutti coloro che si contendano sono in rivalità nei vari match prima di arrivare a AEW Dynasty, che non è da confondere con Wrestle Dynasty, che se non l'avete visto lo trovate anche Dynasty ovviamente, e nella playlist Best of 2024-2025 Wrestle Dynasty è un po' più speciale, abbiamo fatto a 5 federazioni, e New Japan, AEW, WWE, CMLL e insieme alla New Japan ovviamente sono arrivate anche le atlete della Stardom. Un evento che abbiamo fatto al Tokyo Dome prendendo ispirazione dal vero Wrestle Dynasty che si è tenuto, e è stato una bella roba, ve lo consiglio davvero di andarla a vedere. Quindi da non confonderlo con quello, perché uno è Wrestle Dynasty e l'altro è il pay per view solo dell'AEW Dynasty, punto. Ma è ora il momento di iniziare questa puntata di AEW Dynamite, show di punta della All Elite Wrestling, e eccolo qui il campione international Kazuchika Okada, il Rainmaker. From Tokyo, Japan, weighing in at 232 pounds, the All-Star International Champion, Okada.
Entra il Rainmaker, come sempre se la sente parecchio. D'altra parte il curriculum nella sua Universe Mode parla da sé. 2 volte campione mondiale dell'Elite Wrestling, attuale campione international, il secondo titolo più importante in federazione, ed è prontissimo Okada per il suo avversario di oggi. Il ritorno dopo tanto tempo, dopo un infortunio importante, dopo che in realtà non ha mai messo, in realtà non ha mai iniziato per bene Jack Perry nell'Elite Wrestling da quando è stato scambiato con Sheamus dalla WWE. From New York, weighing in at 178 pounds, Jack Perry! Poi il grande infortunio, l'ultima volta che l'abbiamo visto, se non sbaglio a memoria, ma magari c'è stato qualche altro match, è stato come partecipante della Battle Royale per il momento unico pay-per-view che abbiamo fatto esclusivamente della Ring of Honor, che trovate anche quello nella playlist Best of 2024-2025. quello l'ho ottenuto perché è stato bello, ed è quella stata l'ultima volta che abbiamo visto Jack Perry. Non è riuscito a vincere. Battle Royale vinta da Kyle O'Reilly, che tra l'altro, se non sbaglio, è stato il match di apertura di quell'evento lì, con main event Athena contro Billie Starkz, grande match valido per il titolo femminile della Ring of Honor. Comunque lo scapegoat Cry Me a River è arrivato, è tornato, e ora vuole dire anche lui la sua qui in Elite Wrestling, dopo tante, come ho detto prima, difficoltà iniziali. Certo, oggi un avversario molto impegnativo, ma avrà modo di mostrare il suo valore. Jack Perry, figlio, per chi non lo sapesse, dell'attore Luke Perry di Beverly Hills 90210. Beh, direi inizia subito a bomba Kazuchika Okada. Alza le ginocchia Jack Perry. Attacca lo scapegoat, calcione e super kick anche. Lanciato via Jack Perry. Colpiti. Piena testa. Arbitro conta, Jack Perry subisce tosto. Uno. Niente da fare. Dropkick, come è rimasto KO Jack Perry. Aveva iniziato bene, ma poi è salita l'esperienza e la grandissima abilità del campione international Kazuchika Okada. Evita questo colpo di Jack Perry. Che ghigliottina di Perry su Okada. Ma lo carica, lo prende. Teo, che testata piena, signori belli. Attenzione, ancora lo solleva, lo sta distruggendo.
Questo è proprio uno spezzacollo di livello alto lanciato ora sul ring. Si sta divertendo adesso Okada, perché comunque grande dominanza la sua, difficoltà incredibile di Jack Perry. Uppercut qui. Attenzione, serie di colpi. Comeback di Jack Perry, attenzione. E lo sgambetto. Attenzione Jack Perry. Canadian Destroyer. Devastante. 1, 2, no. Ha avuto la sua occasione Jack Perry qui, ma non si dà per vinto. Okada intanto verso lato fuori dal ring per prendere un po' di fiato. Sì, Okada ha detto fatti avanti. Jack Perry si è fatto avanti, ma eccolo qui Okada. Ricordiamo un match non valido per il titolo international tra Jack Perry e Kazuchika Okada. Boom! Stunnato Jack Perry. Attenzione Jack Perry. Wow! Neckbreaker. Colpisce. Un colpo violentissimo, sangue da Jack Perry. 2. Attenzione ancora Jack Perry, che comunque sta facendo un buon match secondo me alla lunga. Poi chiaramente Okada gli è superiore, lo sappiamo, non a caso il campione internazionale in carica. E eccolo, attenzione, lo prende. Rainmaker. È finita ragazzi. 1, 2. Incredibile Jack Perry. Incredibile Jack Perry. Attenzione, che crucifix. E poi Enzeguri non uscito molto bene. Infuriato ora Okada, davvero infuriato. Ancora, ha alzato le ginocchia qui. Attenzione Jack Perry. Non si sa bene cos'è successo, ma è stato travolto in qualche modo Okada. Proprio lo schienamento. 1. Solo 1. Incredibile, avrei detto almeno un 2, ma solo 1. Non si dà per vinto Jack Perry. Prova con una serie di mosse andando sul sodo. No. Crucifix ancora con il pin. 1, 2. Che prestazione però di Jack Perry. Zitto zitto ragazzi. Rotola. Attenzione Jack Perry è pronto. È tornato proprio con una gran prestazione Jack Perry. Suicide dive a vuoto. Se ne lo prende.
fuori dal ring, devastante questa Tombstone Pile Driver. E poi come lo blocca con questa presa di sottomissione. Gambe rotte, ragazzi, gambe rotte. Gambe rotte veramente. Gambe rotte. Attenzione, Jack Perry, Canadian Destroyer. Potrebbe essere la fine. Attenzione, una vittoria incredibile. Potrebbe essere una vittoria incredibile. Prova a sottomettere Okada. No, Okada dice no, lo lancia. Che match, ragazzi, però backdrop. E ora Okada vorrà provare una Rainmaker, se ben lo conosco. Ma ribalta Jack Perry. Mamma mia, che prestazione alla lunga che ha tirato fuori Jack Perry. Okada completamente sorpreso da questa prestazione e l'aveva parecchio sottovalutato, c'è da dire. Grosso errore del giapponese, ma attenzione, è pronta forse una Rainmaker. Ah, no, adesso è finita, ragazzi. Ora è finita. 1, 2, 3. Vince Kazuchika Okada, un grande match contro Jack Perry, gran prestazione per lui. Oh, attenzione, è andata via la luce. Oh, e Adam Copeland è arrivato, lo prende. Chokeslam al centro del ring. La rivalità tra questi due continua. Uno dei match dei Double Dynasty valido per il titolo international, proprio Adam Copeland contro Kazuchika Okada. È arrivato proprio nel momento meno aspettato per il giapponese. Ma andiamo avanti, ragazzi. Secondo match dei Double Dynamite della divisione tag team femminile, Kris Statlander e Willow Nightingale contro Sol Ruka e Anna Jay. Due team che hanno avuto la possibilità di diventare le prime campionesse di coppia dell'All Elite Wrestling, vincendo un 4-way a eliminazione ai W Full Gear. Tuttavia non è andata bene né per un team né per l'altro. Infatti c'è stata la vittoria della dottoressa Britt Baker e della mera Thunder Rosa. Loro due sono in rivalità attualmente con Billie Starkz e Athena. Tra l'altro non ho ancora fatto menzione in questa puntata di Dynamite all'evento speciale che abbiamo fatto insieme al CMLL, Fantastica Mania, CMLL, AEW e Ring of Honor insieme per un evento speciale di wrestling che io mi sono molto divertito a vederlo. C'è stato anche un match 3 contro 3 appunto al femminile con c'era Mariah May, Britt Baker e Thunder Rosa, c'era Chelsea Green, Athena e Billie Starkz. E insomma, questo evento che comunque ha visto anche tanti scontri CMLL contro AEW, contro Ring of Honor, è stato un bel evento e vi consiglio di andare a recuperare. Se non l'avete fatto lo trovate nella playlist CMLL, AEW, Ring of Honor, Fantastica Mania. È stata una cosa bella, non ha portato narrative avanti, se non il match a 3 contro 3 che vi ho detto ora, però è stato molto divertente, anche la possibilità di vedere nuovi wrestling del CMLL e quelli che abbiamo già visto a Wrestle Dynasty. Ma eccoli qui, Willow Nightingale e Kris Statlander avanzano verso lo stage. Magari saranno proprio loro
coloro che andranno per i titoli di coppia dopo Dynasty, forse, perché a Dynasty ci sarà il match Billy Starks e Athena che sfideranno Dr. Britt Baker e Thunder Rosa per i titoli di coppia dell'Elite Wrestling femminile. Carichissime Willow Nightingale e Kris Statlander, grande entusiasmo che portano sempre quando entrano, grandi amiche loro due. Ma è ora il momento dell'ingresso del team avversario. E eccole qui, Anna Jay e Sol Ruka. And their opponents. Avanzano le due. Anna Jay che si è alleata con Sol Ruka. Un bel connubio, c'è da dire. Vedremo oggi la prestazione. Tornado tag team match, ovviamente. Sol Ruka che proprio a fantastica mania ha perso il titolo della Ring of Honor, lei che era la campionessa, contro Stephanie Vaquer in un match Ring of Honor vs AEW. Gran match tra l'altro è stato, perché era un 2 out of 3 falls per omaggiare la tradizione messicana. Quello è stato un evento proprio in stile lucha libre, 2 match 3 contro 3, poi abbiamo messo match ritolati 2 out of 3 falls, come va in Messico. Insomma, vi consiglio di andare a vederle e fatemi sapere che ne pensate. Tuttavia inizia ora l'incontro Kris Statlander e Willow Nightingale contro Sol Ruka e Anna Jay. Iniziano benissimo subito Anna Jay e Sol Ruka, già un schienamento di 2, non l'avrei detto, devo dire la verità. Gran vantaggio ragazzi su Ruka e Anna Jay, iniziamo benissimo, hanno iniziato davvero benissimo. Difficoltà grosse per una Kris Statlander, almeno all'inizio. Ora che face slam che si è beccata Willow Nightingale fuori dai ring. Attenzione Anna Jay sulla terza corda, prova a volare e vola. Attenzione, wow, Kris reagisce, ma Anna Jay è già in piedi, niente da fare. Attenzione, ribaltata, colpisce Kris Statlander. Attenzione Kris, che ginocchiata ragazzi, faccia Anna Jay, piena. Ora Kris Statlander sale su, attenzione, moonsault, bel moonsault davvero su Anna Jay. Ora Willow Nightingale e Kris Statlander hanno ripreso un po' le redini dell'incontro dopo un inizio tutto d'appannaggio Soul J, come si fanno chiamare Sol Ruka e Anna Jay. Scusate se sentite qualche sirena magari in lontananza, ma è perché sta passando. non so se la sentite. Comunque brava Statlander a sottomettere Sol Ruka, ma attenzione a Sol Ruka che si rimette in piedi. Ragazzi, devo dire un bello scontro tra queste due coppie, tra le Soul J, ovvero Sol Ruka e Anna Jay, e Willow Nightingale e Kris Statlander.
il ring. Sol Ruka sta subendo molto la fisicità di Kris Statlander. Se ne la prende, la colpisce, poi sale sulla terza corda. Attenzione, 4,50 splash. Che esecuzione di Kris. 1, 2, ma Sol Ruka dice no. Grande esecuzione, devo dire, di attenzione. Kris sta provando una mossa finale, ma attenzione che niente da fare. E in più è arrivata anche Anna Jay. Non si sa Sol Ruka cosa ha fatto, sembra per schiantare da sola al centro del ring. Attenzione allo schieramento tentato da Willow. 3. Anna Jay non riesce ad arrivare in tempo. Vincono Willow Nightingale e Kris Statlander. Sconfitte Anna Jay e Sol Ruka. Bella vittoria qui a Dynamite per Willow Nightingale e Kris Statlander, che sicuramente scavalcano qualche gerarchia nella divisione femminile dell'Elite Wrestling. Vedremo più avanti, ovviamente. E ora, con questa immagine di Kris Statlander e Willow Nightingale che festeggiano, andiamo al prossimo incontro. Mariah May contro Liv Morgan. Una Liv Morgan che è stata draftata, non so se lo sapete, nel caso lo state scoprendo ora, nelle WWE Draft che c'è stato. Arrivata qui in Elite Wrestling, ha avuto la possibilità nello speciale Blood and Guts che trovate nella playlist di questa stagione, ovvero la stagione 2025-2026, ha avuto la possibilità di diventare la number one contender al titolo in un match a 4, ma alla fine è stato vinto da Timeless Toni Storm, un match che comprendeva anche Giulia e Saya Kamitani, quindi 4 atlete di assoluto livello. E adesso nell'Owen Hart Tournament non è riuscita ad andare avanti Liv Morgan, e quindi ora altra ottima vetrina per lei in questo arrivo qui in AEW. Una wrestler che nella scorsa stagione, ricordiamo, è stata campionessa mondiale femminile WWE. Entra Mariah May, intanto attaccata da Chelsea Green alle spalle. D'altra parte le due, come ricordiamo, hanno una grossa rivalità, in quanto Chelsea Green, vincitrice dell'Owen Hart Tournament e prima number one contender della campionessa mondiale Mariah May. Le due sono anche affrontate in quell'evento che vi dicevo, assieme a lei, le Ring of Honor, Fantastica Mania, in un 3 contro 3, vinto tra l'altro dal team di Chelsea Green, Britt Baker e Thunder Rosa, sconfitta quindi Mariah May, Athena e Billie Starks. E ora è arrivata, d'altra parte Chelsea Green in realtà voleva affrontarla con la sportività. Se vi ricordate, la prima volta che si sono affrontate, che si sono presentate faccia a faccia, la mano che gli ha offerto Chelsea Green, Mariah May ha rifiutato. Poi nella seconda occasione c'è stato proprio un attacco brutale da parte di Mariah May a Chelsea Green, e ora giustamente si è vendicata, tra l'altro dopo la vittoria a Fantastica Mania. Attenzione, Dragon Sleeper si è vendicata interferendo proprio ora durante l'ingresso di Mariah May. Buon per Liv Morgan. Mariah May è una campionessa, ragazzi, posso dire devastante, perché comunque ha sconfitto una come Giulia, è una delle più forti wrestler qui non è di 3. Ha battuto 2 volte Timeless Toni Storm, una cosa che non era successa a nessuno nella scorsa stagione qui in AEW. E adesso è
vedremo cosa farà contro Chelsea Green. Intanto attacca tosto Liv Morgan, cioè Mariah May attacca tosto a Liv Morgan, serie di colpi, attenzione, acrobazia di Liv. Bella mossa questa di Liv Morgan. È un bel match, nonostante il vantaggio che Liv ha a causa dell'interferenza di Chelsea Green durante l'ingresso di Mariah May ad attaccare proprio quest'ultima. Attenzione. Liv Morgan già in piedi però, attenzione, lanciata, è davvero un bel inizio tra queste due. Oh, a vuoto Mariah May, attenzione, colpisce Liv Morgan. Tentativo di schieramento di Liv, 1, 2, no, grande voglia di vincere nelle due atlete, ovviamente. Signore, che culla di Mariah, niente da fare. Oh, 1, 2 e Liv dice no. Grande incontro, ragazzi, grande match. Bello, pieno di mosse impattanti più che altro. Non che sia durando chissà quanto, ma grande incontro da quel punto di vista lì, veramente mosse ad alto impatto che si stanno scambiando Liv Morgan e Mariah May. Ricordiamo, match non valido per il titolo dell'All Elite Wrestling. Oblivion di Liv Morgan, 1, 2, ha perso un sacco di tempo però, gran match però di Liv. Attenzione, comeback evitato di Mariah May, da parte di Mariah May. Esplode il suplex, fantastico, fantastica Mariah May. Attenzione, vuol volare. Oh, ma ha sbagliato tutto, lui ha sbagliato completamente le misure Mariah May, di pochissimo, ma si è scantata. E lì Morgan ne approfitta, giustamente, continua a colpire la britannica Mariah May. Attenzione, parte Liv, Codebreaker, 1, 2, no, ancora Mariah dice no. Attenzione però, Liv Morgan potrebbe sfiorare una vittoria incredibile. Oblivion, 1, 2, 3.
vince Liv Morgan, sconfitta Mariah May. Ricordiamolo, comunque è avvantaggiata dall'interferenza proprio di Chelsea Green, che si presenta ora. Certo, Mariah May era parecchio e non vedevamo perderla, veramente tantissimo, non mi ricordo da quanto tempo, ma veramente un sacco. Gran vittoria di Liv Morgan, che scala di parecchio le gerarchie. Attenzione qui, perché ora le due stanno per venire alle mani sullo stage. E ecco Mariah che colpisce, le due si colpiscano a vicenda, provano a dividerle, ci riescano, ma Chelsea scappa e la colpisce. Ragazzi, un gran casino. Li vedremo tra le belle ancora nelle prossime settimane, che ci separano dal loro match a AEW Dynasty, valido per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. Ma è ora il momento del main event di questa puntata di Dynasty 3 contro 3. Hangman Adam Page e i Briscoe Brother, Mark e Jay Briscoe, contro The American Dragon, Bryan Danielson e gli Young Bucks. Main event di serata che andrà a portare avanti due narrative incrociate, cioè quelle che riguardano l'ecosistema dei titoli di coppia, chiamiamolo così, diciamo la categoria, mettiamola in questo modo, perché ricordiamoci che a Full Gear avremo Young Bucks che difenderanno le cinture dall'assalto appunto dei qui presenti Briscoe Brother, Mark e Jay Briscoe. Dall'altra parte chiaramente ci sarà il main event assoluto del pay per view, scontro valido per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling, con The American Dragon, Bryan Danielson, contro il vincitore dell'Owen Hart Tournament e quindi number one contender di diritto a quel titolo, alla cintura di Danielson, ovvero Hangman Adam Page, il cowboy, ragazzi. E inizia, ragazzi, siamo pronti a viverci questo main event di questa puntata di Dynamite. E ecco il primo ingresso, il vincitore dell'Owen Hart Tournament, che porta la cintura che testimonia questo successo, Hangman Adam Page. Una cintura che, ricordiamolo, non sarà più visibile dopo lo scontro, quindi la stessa cosa vale per Chelsea Green, vincitrice del torneo femminile. E eccolo qui, Hangman Adam Page, ragazzi. Una rivalità inizialmente nata a suo dispetto con Bryan Danielson, ma poi è andata, come previsto d'altra parte, a rovinarsi nettamente, compreso il rapporto tra questi due grandi performer nel mondo del pro wrestling, ovvero Bryan Danielson e Hangman Adam Page. E adesso il loro scontro di Full Gear, settimana dopo settimana, diventa sempre più atteso e sempre più caldo, ragazzi. Il main event assoluto, Hangman che sale sulla terza corda e mostra a tutti chi è che ha vinto la prima edizione dell'Owen Hart Tournament, svolta quest'anno. Tra l'altro, se vi interessa seguirla, vi dico che
è iniziata ai W Full Gear, cioè scusatemi, ai W Blood and Guts, con i primi 2 match. Poi è continuata nella puntata di Dynamite successiva. In quella ancora dopo ci sono state le semifinali e poi le 2 finali ai W Full Gear. Ma ecco ora l'ingresso dei compagni di Hangman Adam Page di oggi, ovvero i Briscoe Brothers, Jay e Mark Briscoe. Eccoli qua, loro erano nel mirino gli Young Bucks, proprio per i titoli di categoria, signori belli. Buon pomeriggio Wrestle Zone Italia, un saluto. Carichissimi intanto i Briscoe Brothers. Jay e Mark Briscoe, vedremo ora l'ingresso degli avversari in questo main event di Dynamite 3 contro 3, al quale poi dopo seguirà la puntata di WWE SmackDown e a concludere Collision. Prontissimi Hangman Adam Page e i Briscoe Brothers. È il momento ora degli avversari. Eccolo qui ragazzi. Weighing in at 210 pounds, the All-Star World Champion, Bryan Danielson. È l'ingresso di Bryan Danielson, ragazzi, il campione mondiale dell'Elite Wrestling. Io Wrestle Zone ho iniziato a seguire il wrestling da veramente bambino, con le videocassette della WCW di i giganti del wrestling, della Giochi Preziosi. Poi ho guardato ovviamente il wrestling ai tempi del boom, su Italia 1 e tutto il resto, e continuo a seguire il wrestling in generale. Guardavo ai tempi del boom, guardavo anche la TNA, quella bella, poi c'è sta il Samoa Joe, Jeff Jarrett e compagnia cantante. Adesso seguo principalmente l'All Elite Wrestling e anche un po' di WWE. Poi ogni tanto mi capita di guardare qualcosa della New Japan Pro Wrestling, insomma dipende un po'. E ecco qui gli Young Bucks, campioni di coppia dell'All Elite Wrestling. 44 pounds, the All-Star World Tag Team Champions, the Mega Bucks. Ah, è un canale, eh? Ma se mi dici come ti chiami, io ti seguo. Poi tra l'altro ce l'ho anch'io allo stesso nome. Qui praticamente faccio i video e poi li esporto direttamente proprio là, che sarebbe il mio main channel, mettiamola così. Inizia il main event di AEW Dynamite. Hangman Adam Page e i Briscoe Brothers, Mark e Jay Briscoe contro gli Young Bucks e Bryan Danielson di American Dragon. Come sempre questi tipi di scontri sono sempre un casino da commentare e da seguire, quindi insomma guardate un po' quello che più vi interessa e così via. Allora, intanto ti ho seguito qua. E ti ho seguito anche di là. Sì. Vai, ti ho seguito da tutte e due le parti. Con piacere tra l'altro, perché canali di questo tipo io li seguo sempre, che parlano di questo tema, essendo una mia passione
vi seguo sempre un piacere. Comunque, prego, se ti va anche di seguire me, mi chiamo sempre uguale. Tra l'altro se vai nel mio profilo qua trovi il rindirizzamento il primo alla piattaforma rossa. Grazie mille Wrestle Zone Italia. Torniamo al commento di questo main event, che è sempre un bordello, come ho detto, non saprei bene da dove iniziare a commentare. Qui vediamo al centro del ring un Exploded Suplex di Hangman su Bryan Danielson. Ricordiamo Hangman vincitore dell'Owen Hart Tournament e quindi legittimo number one contender per il titolo di Bryan Danielson, così per più AEW Dynasty, al quale poi seguirà WWE SummerSlam, proprio se non sbaglio proprio la settimana dopo nella nostra Universe Mode. Attenzione, Danielson vola, crossbody a vuoto. Intanto è rientrato anche Jay Briscoe e uno dei Bucks, come sempre io, come nella vita reale, mi confondo sempre i nomi, Nick Jackson. Comunque, qui un doppio schienamento, niente da fare. Ti ringrazio, Wrestle Zone Italia, per il follow. Qui Adam Page, niente da fare ragazzi, uno dei Bucks lo lancia, Irish Whip, ma poi Danielson Dragon Suplex ragazzi. Nel frattempo una powerbomb di Mark Briscoe. Qui è tutto un casino, guardo da una parte a un'altra, non so bene. Volo di Mark Briscoe, fantastico, da dentro a fuori il ring. Rimangano Jay Briscoe e Bryan Danielson. Serie di calcioni tipici dell'American Dragon ragazzi. Bomba a mano. Qui Danielson è rimasto un 2 contro 1 sul quadrato. Ricordiamo mancano ancora 3. Tolto questa 2 settimane a Full Gear. Mi confondo oggi, scambio tutte le parole. A Dynasty. Full Gear è l'ultimo pay per view che abbiamo trasmesso e poi pubblicato sul canale. Poi si chiamava Busaito Kick, mi sembra quello di il real name di quella mossa lì non me la ricordo mai. Comunque neckbreaker di Mark Briscoe su Danielson, che intanto è sull'Apple Ring. Attenzione Briscoe, evita la mossa ragazzi. Che calcione alla Booker T questa. Attenzione qui, back suplex e poi un Jay Briscoe indiavolato. Attenzione che mossone su Hangman Adam Page, potrebbe essere la fine.
Ma Mark Briscoe è prontissimo. Che delirio questo incontro. Attenzione, il Russian leg sweep, poi insomma un bordello, non ci si capisce più nulla. Sale sulla terza corda, attenzione, 4,50, devastante, schienamento qui, 1, 2, all'ultimo ragazzi, il team di Danielson e i Bucks sono nettamente in vantaggio. Ricordiamo due narrative che si vanno a incrociare per Dynasty, quella tra i Bucks e Briscoe e quella tra Hangman e Danielson. Attenzione Danielson su Jay Briscoe, schienamento, pensavo manteneva il ponte e faceva lo schienamento Danielson. Attenzione qui sulla terza corda, no, ci ripensa, dice no, meglio andare sull'altro membro dei Briscoe Brothers. Hangman sale sui ring per aiutare Mark, viene bloccata, attenzione, potrebbe essere la fine, ma Jay arriva con una velocità disarmante. Altro tentativo di schienamento che non si vede bene da qui, solo uno comunque. Attenzione Hangman che abbatte con questa clothesline. Monster sottomissione su Hangman, attenzione, potrebbe cedere Adam Page e cede Adam Page, ragazzi, vincono Danielson e gli Young Bucks questo main event di W Dynamite. Sì, bella vittoria per loro, ma ricordiamolo che il vero scontro, lo scontro finale sarà a Dynasty. Danielson contro Hangman per il titolo mondiale e gli Young Bucks contro i Briscoe per il titolo di coppia. E ora che abbiamo portato Raw e Dynamite, continuiamo portiamo ora due mini puntatine, anzi sì, portiamo due mini puntatine di SmackDown e Collision a seguire, così andiamo a portare tutta la settimana e il prossimo appuntamento ci vediamo la settimana dopo. Quindi prossimo vai SmackDown, andiamo a modificare in maniera molto rapida tutta la faccenda, anche se alcune cose dovrebbero essere, ecco, questo è un match a caso, questo va bene, questo è a caso, ma io direi che facciamo così. Personalizza match, sì. Allora, sì, perché bisogna iniziare la narrativa, quella tra Kairi Sane e Ronda Rousey qui, draftata dall'Elite Wrestling, come sapete. Ora è arrivato il momento del confronto, il primo confronto in un match non valido per il titolo degli Stati Uniti femminile. Quindi, ok, abbiamo la mini puntatina pronta e confezionata. Non mi ricordavo un attimo di Kairi Sane e Ronda Rousey. Ok, possiamo iniziare così. Let's go! Ok, allora iniziamo con questo bello opener di WWE SmackDown. Kairi Sane contro Ronda Rousey. Una Kairi Sane che è fresca di una bella difesa titolata contro Io Sky proprio a Saturday Night's Main Event, e che ora è in attesa della prossima avversaria. Ronda Rousey si è fatta sotto. Perfetto, vediamo un po' il match come sarà. Intanto eccola qui, la Pirate Princess Kairi Sane, campionessa degli Stati Uniti. Making her way to the ring from Yamaguchi, Japan, the WWE Women's United States
E eccola con il suo look che io adoro personalmente. Grande Kairi Sane. Era il momento dell'ingresso dell'avversaria della nipponica Rowdy, Ronda Rousey, ragazzi. Già qualche match per lei ovviamente da quando è arrivata a inizio stagione nel draft, però qualche sconfina iniziale un po' rallentato. Ronda Rousey, siamo ancora proprio a inizio stagione, ragazzi, e infatti ora vedremo un po' come se la caverà contro questa Kairi Sane, che è una campionessa degli Stati Uniti decisamente di tutto rispetto. Difesa contro Bayley, difesa contro Io Sky, vi sto dicendo le difese in pay-per-view. Trionfo dove ha vinto la cintura Kairi Sane in un 3-way match ladder con la scala, quindi comprendeva anche Becky Lynch e Asuka, sua ex compagna di coppia. Quindi comunque bel momento per Kairi. Vedremo Ronda Rousey. Per il momento inizia male la baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Prova qui lo schienamento, niente da fare. Serie di gomitate. Sì, va a strozzarla con la suola in maniera non troppo regolare, ma questa volta blocca l'ennesimo tentativo, colpita proprio sulla testa, no. Cioppone, ragazzi, ma Ronda ribalta qui, la solleva, la lancia con la gola contro le corde. Colpita piena, ragazzi, colpita piena, lanciata. La prende qui Ronda con una delle sue prese, la schianta. 1, 2, no, dice no, Kairi Sane. Bel inizio davvero, cioè Kairi Sane di Ronda Rousey in questo match non valido per il titolo degli Stati Uniti. Attenzione, la prende ora. Lanciata. Attenzione, Kairi sbeffeggia Ronda e poi questa ginocchiata in corsa. Gran prestazione di Kairi Sane, una Ronda in difficoltà.
Come la prende, non la fa neanche rientrare sul ring. Scende ora la Pirate Princess, evita questo pugno. Wow, incredibile, Kairi Sane veramente devastante oggi. Dragon Screw alla gamba di Ronda, a vuoto questa gomitata, e poi Ronda colpisce questa specie di enziguri, ma insomma non è che vada troppo bene. Colpo alla testa, ragazzi. Mosso il sollevamento dove fa male. Attenzione perché l'arbitro sta contando e le due atlete devono rientrare assolutamente sul ring. Attenzione, Ronda prova a salire sulla terza corda. Diciamo che l'ha evitata, ma si è andata un po' a schiantare Kairi Sane. Testa piena contro l'angolo e colpisce ancora Ronda. Match calato un po' in intensità, ma dovuto probabilmente alla stanchezza delle due contendenti. Io se mi dà la possibilità voglio provare Eurolap. Attenzione, ribalta Kairi Sane, prova lo schienamento qui. Non credo, infatti, neanche uno. Ogni tanto lo sapete, voglio provare Eurolap perché mi diverto. Va bene. Lanciata, attenzione. No, colpisce Ronda. Attenzione. Ennesimo colpo qui. Attenzione, Ronda prova una delle sorprese di sottomissione. Yuji Katame. Pericolo per Kairi Sane, potrebbe cedere la nipponica e cede Kairi Sane. Non l'avrei detto, ma vittoria di Ronda Rousey. Here is your winner, the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Gran vittoria di Ronda Rousey. Pensavo a una vittoria di Kairi Sane, perché se dovesse l'ha meritata di più. Però, d'altra parte, non è che si vince punti qui. Quindi Ronda si è garantita una possibilità titolata a SummerSlam contro Kairi Sane. Altro match che andremo a goderci. Intanto Charlotte Flair contro Zoey Stark è il prossimo incontro di SmackDown. Per cui per il momento, ragazzi, abbiamo 4 incontri per SummerSlam, già alla prima settimana dopo Saturday Night's Main Event. Ovvero, ricordiamolo, Cody Rhodes contro Roman Reigns, che sarà il main event per il titolo di campione indiscusso WWE. Poi avremo Rey Mysterio contro Powerhouse Hobbs per il titolo intercontinentale. Undertaker contro Gunther. E poi Kairi Sane contro Ronda Rousey. Ma ecco qui Charlotte Flair che arriva. Una Charlotte Flair rinnovata nel look. From the Queen City, Charlotte Flair. Estremamente rinnovata Charlotte Flair, la Queen. Forse un modo per reagire alla sconfitta che ha subito proprio contro Asuka nel submission match di Saturday Night's Main Event. Poteva diventare campionessa Charlotte Flair, non è riuscita, e ora vedremo come si comporterà in questo incontro. E arriva la Queen, Charlotte Flair fischiata.
ecco, chiede aiuto all'arbitro, dice tieni la vestaglia. Un nuovo aspetto molto più cattivo rispetto alla Charlotte che siamo abituati a vedere nella nostra Reverse Mode. Ma ecco l'ingresso della sua avversaria Zoey Stark. Ricordiamo il brevissimo periodo di Zoey Stark, la campionessa di coppia insieme a Shayna Baszler. Zoey Stark. Mi ricordo se la prima volta la vediamo in questa stagione, ma al massimo è la seconda. Lei dopo che ha perso quel brevissimo tempo che ha tenuto e ha vinto in maniera incredibile i titoli di coppia insieme a Shayna Baszler, poi persi contro Kairi Sane e Asuka che all'epoca stavano insieme, le Kabuki Warriors si facevano chiamare. E poi niente, è andata nell'oblio. Mamma mia che inizio di Charlotte, veramente si vede infuriata per la sconfitta contro Asuka, voleva diventare campionessa. Che inizio rapidissimo qui di Charlotte Flair. Attenzione, prova a sottometterla di già, ragazzi. No, Zoey si libera. E attenzione, la prende, ragazzi. Grande inizio, ma non deve sottovalutare Zoey Stark, la Queen Charlotte Flair. Anche perché viene ora da una sconfitta contro Asuka e non mi sembra il caso. Attenzione, Charlotte è in piedi, evita la chop. Grande mossa di Zoey Stark. Dov'è? Dov'è tutta la verve che aveva all'inizio Charlotte Flair? È andata a estinguersi? Serie di colpi ora di Zoey. Sempre comunque ottime prestazioni da parte di Zoey Stark, c'è da dirlo. Quelle volte l'abbiamo vista in azione. Attenzione sulla terza corda, sale Zoey. Vola. Mamma che neckbreaker. Non riesce a reagire Charlotte Flair. Infierisce Charlotte, guarda che è tornata in vantaggio a condurre il match, proprio lo schieramento. 1, 2, attenzione, Charlotte Flair lancia calcione qui. Uno, due, beh, ragazzi. Attenzione, Zoey Stark. Oh, colpo manciata. Attenzione, Spear. Travolta Zoey Stark. Prova lo schieramento, Charlotte, potrebbe essere finita. 1, 2. Zoey dice no. Attenzione Charlotte. Oh! Splash su Zoey Stark.
prova a svitarle la testa di Zoey Stark Charlotte con una grande aggressività. Calcione, la lancia sul quadrato, attenzione, addirittura libera al tavolo, ma Charlotte sui ring, cara Zoey, non credo venga da te, infatti Zoey va da lei. Attenzione, scambio di pugni tra le due, ragazzi. Zoey super kick, calcione, attenzione, mamma mia, pieno sul ginocchio con la fronte, ma Charlotte attenzione, sale, che bomba, attenzione, Zoey Stark vuole chiudere l'incontro, vuole fare la seconda mossa finale di fila, la prende e le segue ancora una volta, potrebbe essere la fine. 1, 2, 1. Ragazzi, Zoey Stark si infuria, ma che prestazione da parte sua. Charlotte rotola fuori dal ring. Bulldog, ma Zoey si rimette in piedi, mamma che match sta facendo. Neckbreaker su Charlotte. Poi Charlotte la prende, Irish Whip, fa il giro, prende un po' di fiato Charlotte. Attenzione, cerca di saltare il pubblico, ma in realtà era tutta una tattica per attirare Zoey Stark, però poi non ha seguito l'effettivo. Si è buggata, ragazzi, si è buggata Charlotte Flair, allora aspettate, raga, la sbaghiamo subito. Ok, vai, rimettiamo tutto come era prima. Olè, potrebbe volare Zoey Stark, attenzione, e vola. Neckbreaker con mio assist, si può dire. Calcione, attenzione di sale sulla terza corda Zoey Stark. Frog Splash, potrebbe trovare una vittoria incredibile. 3. Zoey Stark sconfigge Charlotte Flair. Incredibile, attenzione, Rhea Ripley, che ci fa Rhea qui? È arrivata probabilmente a sfottere Charlotte per la sconfitta contro Zoey Stark, faccia a faccia tra le due. Ragazzi, vedremo un po'. Intanto Charlotte, ragazzi, ha perso. No, io, incredibile, oserei dire veramente incredibile questa vittoria di Zoey Stark su Charlotte Flair. Comunque, main event di questa puntata di SmackDown: Drew McIntyre contro Bobby Lashley. Come ho detto prima nella puntata di Raw, MVP, manager e leader operativo della Hard Business, dopo il periodo di dominanza da campione di coppia, ha richiesto questi due incontri che si faranno a SummerSlam. Powerhouse Hobbs contro Rey Mysterio, e vedremo se sarà anche Bobby Lashley contro Drew McIntyre. I due sono già iniziato la mano. No, lo schiaffone, mancanza di rispetto del campione di coppia Bobby Lashley. E poi iniziare l'incontro, ricordiamolo, Drew McIntyre ha sconfitto King Booker al Saturday Night's Main Event e ha vinto il titolo degli Stati Uniti.
Attenzione. Banger after banger after banger qui, Allora Drew, scontro sicuramente tra due fisici importanti qui in WWE. Guardate la potenza che mostra Bobby Lashley con questo vertical suplex. Lo tiene, poi con una mano, sì, la potenza di The Almighty. Lui è Powerhouse Hobbs, veramente dominanti nella categoria di coppia. Attenzione, lo solleva, una specie di military press slam senza specie. Poi lo solleva ancora e lo schianta. Difficoltà per il campione degli Stati Uniti. Ricordiamo, match non valido per il titolo questo, ma potrebbe essere a SummerSlam, perché seppure abbiamo ancora qualche dubbio su Undertaker Gunther se farà parte della card, però Rey Mysterio, Powerhouse Hobbs, Cody Rhodes, Roman Reigns e Kairi Sane, Ronda Rousey sono assolutamente match confermati al 100%. Uno, vedremo se confermeremo un altro incontro. Oh, che potenza del Bobby. Il Bobby nazionale, il Bobby Lashley. Attenzione, neckbreaker di Drew. Ha sbagliato Bobby. La dava al pubblico se è mandato, ma mai distrarsi nel pro wrestling. Ecco Drew che vola, attenzione, bella roba. Grande volo di Drew McIntyre. Colpo pieno con la fronte contro il paletto per Bobby Lashley. Attenzione, lo prende. Sanguina Bobby Lashley. Attenzione qui. Lo facciamo finire così questo incontro? No, dai, me lo voglio godere. Me lo voglio godere, ragazzi, su. Dai, facciamolo rialzare. Rialzati, amico, vai. Quasi quasi si fa anche una Claymore. No, mi spiace Drew, è andata male. Torna a te. E Bobby Lashley la prende Drew McIntyre e lo lancia via. Lanciato. La potenza. Respinto ora. Sei. Ora rientra e viene steso con non so bene che cosa era questa cosa, però l'ha steso. 1, 2, neanche 2, no. Il Bobby c'è, pure se sanguina. E allora lo colpisce ancora sulla fronte ulteriormente, poi uno stomp all'addome. Attenzione, ribalta Bobby Lashley. Oh, lo prende. Snap suplex. Attenzione ancora. Military press slam. Grossa difficoltà per Drew McIntyre. Spear. L'ha rotto in due. 1, 2. Oh, Drew dice no. Bel match questo main event di SmackDown tra Bobby Lashley e Collision. E poi ricordatevi, seguirà subito dopo la puntata di AEW Collision. Attenzione,
Bobby vola, shoulder block a vuoto. Ora Drew lo prende e un back club sul petto, che non è più back perché non essendo... Attenzione, prova a sottometterlo, manovra intelligente di Drew McIntyre, ma Bobby, attenzione, rompe completamente. Attenzione, una sorta di white noise, e poi Drew McIntyre è pronto, Claymore, potrebbe essere la fine. 1, 2, no, Bobby dice no. Attenzione, perché Drew è pronto per scatenare la potenza di una seconda Claymore. Eccolo, è pronto e vola, e ora potrebbe essere davvero la fine per Bobby Lashley. 1, 2, 3, vince Drew McIntyre. Quindi il match per Bobby Lashley non è sicuro per lui. Grande vittoria di Drew McIntyre. Perfetto ragazzi, bel main event tra Bobby Lashley e Drew McIntyre, spero vi sia piaciuto. E ora ragazzi andiamo all'ultima parte del nostro episodio numero 116 della nostra Universe Mode, perché ora abbiamo AEW Collision. Non so se c'è da fare una modifica, vediamo un attimo, perché le rivalità un po' ecco, tipo Tina Thunder Rosa va bene perché tanto può andare. Iniziamo ragazzi la nostra puntata di Dynamite con Athena contro Thunder Rosa. E insomma il nostro opener sarà Athena contro la Mera Thunder Rosa, parte di quella che è una rivalità già avviata che coinvolge Athena e Billie Starkz contro Thunder Rosa e Britt Baker, che sarà il match valido per i titoli di coppia femminili della All Elite Wrestling proprio al prossimo pay-per-view, ovvero AEW Dynasty. Ricordiamo, questi titoli sono stati messi in palio in un 4-way tag team match a eliminazione per decidere chi erano le prime campionesse di coppia. Infatti un titolo nuovissimo nel nostro Universe Mode, messe in palio a AEW Full Gear e vinte da Britt Baker e da Thunder Rosa, per appunto la mera. E ecco che fa il suo ingresso ad aprire questa puntata di AEW Collision proprio Athena, la Fallen Goddess, ex campionessa della Ring of Honor nella nostra Universe Mode. Carichissima Tina Palmer. Making her way to the ring, representing the Misfits from Texas,
E ora, dopo l'ingresso di Athena, è il momento della sua avversaria, una delle due campionesse di coppia dell'All Elite Wrestling, la mera Thunder Rosa. E eccola qui, proprio Thunder Rosa, ragazzi. And from Tijuana, Mexico, one half of the All-Star Women's Tag Team Champions, Thunder Rose. Amatissima la mera Thunder Rosa insieme a Britt Baker, grande vittoria da loro, prime campionesse di coppia dell'All Elite Wrestling femminile. Avanza verso il quadrato. E guarda la cintura di coppia e l'alza al cielo. E ragazzi, direi che questo opener di collision tra Athena e Thunder Rosa può iniziare. Insomma, ricordiamolo, Athena, ragazzi, con Billie Starkz, le Minions. Loro sono fondamentalmente le number one contender perché l'hanno meritato. Cioè, nel senso, nel match eliminazione le ultime due coppie che si contendevano la vittoria finale effettivamente sono state Athena e Billie Starkz, e ovviamente le vincitrici Thunder Rosa e la Dr. Britt Baker. Quindi abbiamo detto ok, le prime number one contender saranno Athena e Billie Starkz, e poi vedremo cosa succederà più avanti. In un roster femminile dell'All Elite Wrestling che secondo me quest'anno ha le carte in regola per offrire ancora di più di ciò che ha offerto l'anno scorso. Ora Athena prende Thunder Rosa, ricordiamolo, Athena è stata ex campionessa della Ring of Honor, grande regno, ora prova a sottometterla, ma Rope Break. Perso il titolo contro Sorruka, un gran match, un titolo che poi ha preso di nuovo il volo a Fantastica Mania, l'evento che abbiamo fatto del CMLL in collaborazione con AEW e la Ring of Honor. Attenzione, continua a colpire Thunder Rosa. Beh, molto equilibrato questo inizio di incontro. Ecco la Thunder Rosa, un comeback e abbattuta. Ma non so se è un po' indecisa Thunder Rosa, c'è qualche problema la mera. Attenzione, Thunder Rosa parte. Ah, forse è questo che voleva fare, via. Era un po' indeciso sulle misure. Solo uno. Però una botta del genere, tanto di cappello per Athena, che però continua a subire. Attenzione, ora però prende in controtempo Thunder Rosa, la sgancia. Oh, attenzione come l'ha presa Thunder Rosa, Death Valley.
È la valle della morte quella. E poi attenzione, Thunder Rosa è pronta a provare a chiudere, ma Athena ribalta la mossa finale. Il tentativo di mossa finale. E neckbreaker. Ora attenzione Athena. Niente da fare, anche Thunder Rosa ribalta la mossa finale di Athena. Ma ancora ribaltamenti su ribaltamenti. Lanciata al paletto, no, ribaltata. Andata a vuoto. Sì, decisamente un bel opener tra Thunder Rosa e Athena. Abbiamo trasmesso dei bei match oggi, ragazzi, ne abbiamo ancora due, escluso questo, che ancora... Qui l'ha rotta. Attenzione, Athena prova a sottomettere Thunder Rosa. In pericolo la Mera. Non cede però. E invece sì, cede Thunder Rosa. Vince Athena, che sorride in vista del match a coppie che ci sarà. Attenzione però, perché Athena si è fermata. Ai. Non promette niente di buono. E infatti prende una sedia e vuol colpire Thunder Rosa e continua a colpirla. Guardate come si avventa. Athena vuol lanciare un messaggio anche a Britt Baker, la compagna di Thunder Rosa, ovvero che i titoli di coppia saranno suoi e di Billie Starkz. Vedremo come andrà avanti questo scontro, ma andiamo ora al prossimo incontro, ragazzi. Un match di coppia classico. Jimmy e Jey Uso di Usos, draftati, per chi non lo sapesse, dopo la scorsa stagione sono stati in WWE, hanno anche vinto i titoli di coppia, ex campioni di coppia, contro nuovo team che si fa vedere in AEW, un acquisto da 90, ovvero Cash Wheeler e Dax Harwood, gli FTR. E iniziamo, ragazzi. Qui probabilmente vi dirò che a un certo punto del match, attenzione, inizia subito così questo incontro. Ragazzi, che furia che vogliono dimostrare gli FTR, ragazzi, che furia. Direi che inizia l'incontro dopo gli Usos presi proprio alla sprovvista. Insomma, FTR contro Usos, un bel match. Gli Usos che hanno avuto la possibilità di diventare campioni di coppia dello Elite Wrestling contro gli Young Bucks e W Full Gear, ma non è andata bene per loro. Dall'altra parte gli FTR sono una delle migliori coppie nel pro wrestling e sono state messe sotto contratto dalla All Elite Wrestling, e quindi vedremo un po'. Certo, l'inizio è stato bello aggressivo, una bella mancanza di rispetto. Colpisce avanza qui.
attacca duro, cambio ora degli Uso, ma ribalta tutto. Cash Wheeler, attenzione, back suplex. Beh, è un bel inizio comunque tra gli Usos e gli FTR. Niente da fare, neanche uno. Attacca forte qui. Però sì, ribaltamenti e ribaltamenti, che ritmo questo incontro, ragazzi. Poi vi stavo dicendo e poi mi sono un attimo interrotto un attimo, cioè, a un certo punto lo sapete, se mi conoscete, io a un certo punto mi intervengo in questo incontro, perché io i match di coppia classici, a parte rari momenti, non li apprezzo molto, perché c'è un sistema che secondo me non va bene, proprio legato all'AI, cioè nel senso non legata all'AI, proprio legata al gioco in sé, nel senso dovrebbero mettere un numero entro cui poi per un tot di tempo tu non puoi più intervenire, perché sennò questo arriva che c'è la girandola di mosse finali, tutti i suoi schieramenti possibili per finire, ognuno entra e interviene, o almeno mettere l'intelligenza artificiale del compagno che entra subito e prova a intercettare l'altro. Poi chiaramente capito, se no, per questo metto anche il tornado, oltre perché è molto più spettacolare, però va bene così. Ragazzi, qui abbiamo due tag team veramente impressionanti. Gli Usos da una parte e gli FTR dall'altra. Infatti stanno facendo un match molto equilibrato, c'è da dire. Cambio ora, entra Jay. Bel kick. Body slam, ragazzi, proprio lo schienamento, niente da fare. Vantaggio degli Usos, attenzione, da Harwood, che io chiamo Mario nella vita reale da sempre. Quanto subisce Dax, ragazzi, deve dare per forza il cambio a Cash Wheeler, perché qui gli Usos si scambiano giustamente. Attenzione, Cash, serie di chop, drop kick anche su Jimmy Uso, e ora l'altantagognato tag a Cash Wheeler, che se la prende subito con questo back suplex sull'Epro Ring su Jey Uso. Boom! E poi attenzione, attenzione, distratto qui, distratto da Jimmy, che ne approfitta. E ancora con Jay ce l'ha, ragazzi, Cash Wheeler. E ribalta. Un match in alcune fasi lento, comunque di grande intensità. Attenzione, Samoan drop su Cash Wheeler. Chiedeva il tag
Mario, ovvero Dax Harwood, sanguina Cash Wheeler con questo pugno. Attenzione, voleva salire sulla terza corda Jimmy Uso, ma come è arrivato a corsa a farlo cadere Cash Wheeler. Oh, attenzione, arriva, mamma mia, in maniera scorretta, ma questa distrazione ha permesso agli FTR di... Attenzione, una mossa combinata ora tra i due. Back suplex. Attenzione, è il momento. Chi devo prendere? Cash Wheeler, sì. Sa che non ce la fa in tempo. E invece sì. E niente da fare, non c'è il 3. Mentre Cash Wheeler picchia di brutto Jey Uso e poi scappa, non si vuol far rincorrere. E poi l'Ult Express su boom. Qui sta succedendo un bordello. Io in realtà non dovrei fare tutta sta roba qui, ma va bene. Ormai gli FPS sono entrati in assetto distruttivo. Succede un casino, non si sa più cosa sta succedendo qui. Sta succedendo un bordello, non ho mai giocato così tanto da commentatore nella cosa. Tanto l'arbitro e lasciato cadere. Poteva essere uno schienamento importante. Questo match caotico, cioè ormai praticamente lo sto giocando io. Attenzione, che questo potrebbe essere lo splash finale. E no, attenzione, a un passo dalla vittoria gli Young Bucks. Che match stanno facendo, che match incredibile. Prova lo schienamento, 1, 2, 3. Vincano al debutto un match incredibile con qualche scorrettezza gli FTR. Cash Wheeler e Dax Harwood. Vedremo quale vogliano questi due team di indiscusso valore scalare la classifica, signori, della categoria tag team. E adesso andiamo al prossimo incontro, perché continuiamo un altro faccia a faccia tra Eddie Kingston, il Mad King, e Kyle Fletcher. Allora, cosa è successo? Da un match normale tra questi due, proprio qui a Collision, è nato un parapiglia, poi con Kyle Fletcher assolutamente incacchiato nero, usiamo questo termine qua, attacco a Eddie Kingston, e alla fine lui è entrato in rivalità contro la Don Callis Family.
ma è da solo. Nello speciale del CMLL con le W del Ring of Honor, Eddie Kingston ha difeso con successo la cintura in un 2 out of 3 falls contro Konosuke Takeshita, mantenendo il titolo della Ring of Honor di cui lui è campione, quindi sconfiggendo un membro della Don Callis Family. E Eddie Kingston ha preso un sorriso, ma è ora il momento di continuare questa faida tra i due. Eddie Kingston è già dentro, sta aspettando l'ingresso di Kyle Fletcher, ma attenzione da dietro, Kyle arriva da vigliacco a colpire Eddie Kingston. Ragazzi, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto ora, che la rivalità tra due è bella calda, tra due campioni, il campione AEW TNT Kyle Fletcher, il campione della Ring of Honor Eddie Kingston. Ma non ho capito se l'arbitro ha fatto suonare la campana o è una cosa che mi sono perso io, ma non lo so. Comunque continua ad attaccare Fletcher, che ricordiamolo appena proprio adesso preso di sorpresa Eddie Kingston alle spalle. Ora torna Eddie Kingston, serie di pugni al volto. Si cola contro le corde. E attacca forte Kyle Fletcher. E beh, bell'inizio devo dire, tra Eddie Kingston e Kyle Fletcher. Attenzione, contrattacca Eddie Kingston. Eddie Kingston sanguinante. Fronte che sbatte piena e poi calcione alla schiena di Kyle Fletcher della Protostar, ancora con il suo stile da strong style ispirato quello di Eddie Kingston, uno strong style all'americana si potrebbe dire. Grande colpo, calcione. Attenzione, vai, è andato a sbattere contro i gradoni. E finisce qui, ragazzi. Questo alla fine il match non è mai iniziato, l'avevo detto. È diventata una scazzottata al primo che rimaneva KO. E devo dire, ha vinto Eddie Kingston questa scazzottata, anche se qui ci saranno scritto no contest. Ma va bene. E allora, ragazzi, manca solo il main event di questa puntata di AEW Collision. Becky Lynch contro Jamie Hayter, due tipi che si sono appizzate in queste settimane diciamo in queste settimane che sono passate dall'ultimo pay per view da AEW Full Gear, e
adesso un faccia a faccia, ennesimo 3 di loro, uno c'è stato ed è stato anche abbastanza violento. Becky Lynch, che ricordiamo IW Full Gear, ultimo evento in pay-per-view trasmesso nell'ora di wrestling, ha difeso con successo in uno Steel Cage 3-way match il titolo TBS dall'assalto di Stephanie Vaquer e di Julia Hart. Titolo TBS vinto al debutto nel Gauntlet Eliminator match. Ma ecco l'ingresso di The Man, Becky Lynch, per l'appunto la campionessa TBS in carica. The following is scheduled for one fall, making her way to the ring from Dublin, Ireland, the All-Star Women's Television Champion, Becky Lynch! E fa vedere a tutti The Man, che è la campionessa di BSP, anche se viene fischiata abbastanza nettamente, devo dire, oggi in arena, qui a Collision. Ecco qui anche Jamie Hayter, che arriva carica per questo incontro. Oh, ho pigiato per sbaglio, raga. Vabbè, ci siamo tagliati l'ingresso, ho pigiato per sbaglio perché stavo facendo una roba, avevo appoggiato il joystick sulle gambe e va bene, va bene, va bene. Iniziamo questo main event. Allora, Becky Lynch contro Jamie Hayter, main event di questa puntata di Collision. Inizia in maniera esagerata The Man. Crucifix con schienamento 1, sì, azione Jamie Hayter, colpisce, no, una bookend, direi, non chiamarla Man in the Slam, è molto simile, attenzione, Becky però ribalta qui, lancia con questa resweep, ma Becky la prende, attenzione, oh, caduta qui, Miete però è già in piedi, la prende, attenzione, oh, attenzione, prova a sottomettere l'avversaria, niente da fare, attenzione, la solleva, no, 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 no,
ribalta ragazzi, bella prestazione oggi di Jamie Hayter contro un avversario come The Man Becky Lynch. Attenzione Becky, voleva volare, si sbaglia a vantarsi forse, invece no, perché è stata lentissima Jamie Hayter. Ma già in piedi, attenzione, e la fa cadere con la gola contro le corde, proprio lo schienamento qui. Uno, sì, no. Ottimo questo inizio davvero. Attenzione Becky, la prende per la presa di sottomissione, in pericolo Jamie Hayter, no, no, ribalta e colpisce Becky Lynch. Ha lanciato, attenzione, oh, ancora Becky Lynch, no, e ancora una volta Jamie si rialza subito, proprio davvero subito. Attenzione, sulla testa, questo è un neck breaker davvero di forte impatto ragazzi, di forte impatto. Ora colpisce, crossline, e mi sa che forse arriva anche la terza, e eccola infatti, una tripla crossline. Jamie Hayter da sale, oh, attenzione, lancia, niente da fare. Oh, il comeback di Becky Lynch a segno totalmente. Prova lo schienamento, attenzione, 1, 2, no, si dispera Becky Lynch. Bel main event di questa puntata di AEW Collision. Exploder suplex. Attenzione Becky, sale ora sulla terza corda. Double X handle. Mossa, attenzione, armbar, ma tocca le corde Jamie Hayter, tocca le corde, e ora Becky Lynch è pronta. Attenzione, ha schiacciato il piede sull'acceleratore già da un bel po' di tempo. Ribalta Jamie Hayter, tentativo di Mind Slam, non era, lancia calcione in pieno viso. Attenzione, prova un'altra Mind Slam, la prende a segno, potrebbe essere la fine per Jamie Hayter. 1, 2, no, Jimmy dice no. Oh, non ho provato neanche roll up in questa puntata, sì. Attenzione, suicide dive a vuoto. Sì, ma a vuoto anche Jamie Hayter. La sfida tra l'irlandese e l'inglese continua qui a Collision. Eight e Becky Lynch. Attenzione, la carica, face slam.
e ribalta Jamie Hater. Ragazzi, Jamie Hater sta provando a fare l'aria su Becky Lynch e mi sa che ora Becky Lynch vuole andare alla chiusura. Attenzione, prova un altro manendo slam, se va a segno questa volta è finita. Ribalta e niente da fare qui però, e prova a sottometterlo, attenzione, ma tocca le corde ancora una volta Jamie Hater. Ma Becky prova ancora una manendo slam, momenti coincitanti, forse stavolta è la fine davvero. Attenzione, la prende manendo slam, è la fine ragazzi, è la fine. 1, 2, 3, vince Becky Lynch. Che gran main event di AEW Collision. No, attenzione, continua a saltare Jamie Hater. Ragazzi, la storia tra questi due non è assolutamente finita. Salute Becky Lynch qui, allontanata alla fine dall'arbitro, ma vittoria e beffa che ha dato a Jamie Hater. E insomma, finisce col botto questa puntata di Collision. Io direi, sulle immagini di Jamie Hater che soffre sul ring e Becky Lynch che se ne va, io direi che dopo aver portato Raw, Dynamite, SmackDown e ora Collision, direi ci possiamo salutare e vederci alla prossima puntata. Noi abbiamo 2 settimane AEW Full Gear e poi la settimana dopo ci sarà fine settimana WWE SummerSlam. Un saluto ragazzi e vi ricordo, se vi piacciono i miei contenuti mettete un bel like e iscrivetevi al canale.